Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene ragazzi, andiamo avanti con il nostro percorso sui numeri. Oggi vediamo il numero 7. Il numero 7 fa riferimento alle persone che sono nate il giorno 7, giustamente, il giorno 16 e il giorno 25 del mese. È un numero che fa parte del gruppo mentale, è associato a Nettuno e la sua parola chiave è conoscenza e verità, è alla ricerca della verità il numero 7, mentre il suo punto debole è l'indecisione. Quindi abbiamo la conoscenza e il tallone d'Achille, abbiamo detto l'indecisione. Il numero 7, come abbiamo detto prima, è il numero della verità, è il numero della conoscenza, della sapienza, del sapere, e proprio perché è un numero di tipo mentale, lavora tanto con la mente. Anche il modo in cui disegniamo il 7 sale e raggiunge come il cielo. Sono persone che arrivano per raggiungere la conoscenza suprema, l'alta conoscenza, l'alto sapere. Quindi si parla di una persona che ha una grande capacità di comprendere verità superiori. Sono persone responsabili, sono persone anche formali, serie, hanno una certa etica e sono persone leali. Quando disegniamo il 7, sembra quasi che vada verso l'interno, ha come una sorta di panciotta qui, diciamo nei tratti classici. Io ve l'ho disegnato così perché sono una pessima disegnatrice, però è come appunto se rientrasse un pochettino. E questa energia ci parla proprio di persone che sono un po' più riflessive, un po' selettive, riservate. Cioè, un 7 ti conosce, ti parla, cerca di sapere, appunto, però non vi lascia entrare. È diffidente nei confronti degli altri. Diciamo che prima li osserva, li guarda, e poi se pensa che ne possa valere la pena, allora vi lascia entrare, diciamo, nella sua vita privata, nella sua vita personale. Ma comunque ha una grande profondità di pensiero, una grande intuizione, molte volte anche una grande spiritualità. E vi ricordo che mano a mano che i numeri evolvono, quindi dal più piccolo al più grande, si inizia con numeri bassi, tipo l'1, il 2 e il 3, diciamo i primi tre, con insegnamenti più terreni, più concreti, e mano a mano che poi i numeri salgono, che aumentano, si va verso insegnamenti che diventano più mentali, più spirituali, più profondi. Quindi in questo caso specifico si tratta di persone che hanno già un'intuizione, proprio per cogliere la verità della spiritualità, del mondo spirituale. Essendo coinvolti fin da giovani nella ricerca di questa conoscenza, della sapienza, in un certo senso restano vulnerabili, cioè il 7 pensa di non sapere come fare e di conseguenza ha bisogno di imparare di più proprio per sapere come fare. Quindi sono persone che tendenzialmente si istruiscono, studiano, partecipano a corsi, leggono, insomma sono persone che amano proprio imparare per avere questa, hanno proprio sete di sapere. E quando sono in questa fase di studio, di imparare qualche cosa che gli interessa, si espandono, cioè è come se il loro essere si espandesse, diventasse più grande ed è esattamente ciò che vengono a fare qui sulla Terra. Quindi un 7 deve imparare ad usare bene la mente e basa proprio la sua sicurezza personale su quanto sa, su quanto conosce.
Se un 7 sa molto, si sentirà sicuro nell'agire e nel parlare. D'altra parte, se invece è un 7 che magari non sa tanto, magari di un solo tema, però tende a tirarsi indietro, tende come a non esprimersi. Sono i cercatori della verità, quindi sono persone molto analitiche, intuitive, percettive, analizzano tutto, insomma. Perfino se avete lo smalto sbeccato sulle unghie, cioè sono proprio dettagliisti, guardano il pelo nell'uovo, notano proprio tutto e soprattutto hanno un'ottima memoria, una mente fotografica. Quindi sono persone eccellenti, per esempio nella ricerca, in tutti quei lavori o quelle attività dove c'è da osservare, c'è da vedere perché hanno appunto una grande capacità di osservazione e poi sono mentalmente brillanti e indipendenti. Il 7, quando è in positivo, diffida di tutto ciò che ignora. Finché non gli viene chiesto di analizzarlo e di comprenderlo, il 7 ignora quella parte, quel tema della realtà. I nati con essenza 7 sono proprio assetati di sapere, vogliono sapere sempre di più. E quando c'è interesse in quello che stanno imparando, in quello che stanno studiando, tendono a dare la fiducia o l'ammirazione a qualcuno che magari ne sa più di loro e quando c'è come questa fede nell'altro, sono compagni fedeli, sono leali. Diciamo che potete confidare un segreto al 7 e non lo dirà a nessuno. Cioè è come se il 7 non considerasse positivo il fatto di andare raccontando le cose degli altri, come se non fosse degno, no? Poi ricordiamo comunque che sono riservati con gli estranei, quindi non sono quelle persone, diciamo, da pettegolezzi. E comunque tenete presente che essendo una persona riservata, non sarà quel personaggio che fa scenate in pubblico, o che fa drammi, insomma, è più moderato come personaggio. Le persone 7 spesso sono solitarie, sono ritirate per natura, proprio perché amano stare nella mente, amano analizzare, sono più concentrati nei loro pensieri, amano proprio stare nel loro spazio, nella loro privacy, pensare, analizzare i pro e i contro delle situazioni, di ciò che iniziano, di ciò in cui si vogliono far coinvolgere, insomma, e prima di agire normalmente prendono il loro tempo. Cioè, di nuovo, pensano, analizzano, fanno i loro conti, le loro valutazioni e solo dopo averlo analizzato fino in fondo, cioè fino alla nausea, si sentono sicuri di se stessi, della loro decisione e quindi agiscono. Il 7 è un numero che assume la sua responsabilità al 100%, cioè ogni impegno che si prende lo porta a compimento, lo porta a termine. Sono persone serie, responsabili. Ricordiamoci che è proprio il numero dell'impegno e proprio perché il numero dell'impegno è anche collegato alla giustizia, nel senso che i numeri 7 quando trovano un'ingiustizia non restano in silenzio, non si girano dall'altra parte facendo finta di non vedere. Il 7 proprio si arrabbia per le ingiustizie e quindi si impegna, farà qualche cosa per portare giustizia laddove manca, laddove non c'è. Tenete anche presente che sono persone che non corrono rischi inutili, quindi quando fanno qualche passo sono sicuri perché hanno analizzato sia la situazione, ma anche, diciamo, le persone che li circondano. Cioè, siccome sono bravi osservatori, hanno come questo intuito, riescono a penetrare i meccanismi interiori degli altri e quindi riescono a capire come muoversi, come parlare alle altre persone, insomma, come porre le cose per creare questa giustizia. Non necessariamente dicono quello che pensano, quindi sono numeri sottili, dal 7, 8 e 9 sono numeri diciamo un po' più sottili e diciamo che ci vogliono questi tipi di numeri per riuscire a comprendere un 7. Più si va in alto e con la scala dei numeri e più c'è bisogno di numeri tra virgolette similari per diciamo così comprendersi a livello spirituale. Sono personaggi quindi che sanno molto, però sono interni, quindi mostrano poco al di fuori, non si lasciano penetrare, abbiamo detto.
e sono anche grandi diplomatici, quindi riescono sempre a dire le cose in un modo, diciamo, che sta nel mezzo, è per quello che è difficile comprenderli. Comunque, diciamo che un 7 lo percepite perché è una persona elegante, una persona distinta, di solito è una persona rispettata dal mondo esterno, da coloro che lo circondano. Sono persone che vengono considerate di una certa importanza, hanno come una certa eleganza queste persone, no? Soprattutto perché appunto sono riservati, sono diplomatici, non lasciano mai trapelare troppo di se stessi, cioè sono un po' impenetrabili e questo dà loro come un certo fascino, dà loro come una certa eleganza, un certo non so che. Come abbiamo detto prima, non amano il pettegolezzo, cioè non gliene può fregare di meno, non ne vuole sapere dei pettegolezzi, ed è proprio per questo che sono i migliori confidenti, cioè non raccontano segreti e sono persone che preferiscono lavorare dietro le quinte piuttosto che sul palco. Abbiamo detto che sono persone riservate. Ok, andiamo a vedere le qualità in negativo del 7. Quindi la vibrazione negativa del 7 porta questo numero ad una forte indecisione. Abbiamo detto che al 7 piace studiare, piace lavorare, piace sapere, affrontare le cose che accadono e soprattutto piace pensare come fare. Però quando è in negativo, la tendenza è di un sovrappensare, cioè pensa, ripensa, ripensa, ripensa alle cose e pensa talmente tanto che alla fine il tempo passa e non agisce, le cose si fermano lì così come sono. E questo momentum viene definito come la paralisi da analisi, cioè analizza talmente tanto che alla fine si perde nell'analisi e non agisce, non sa che cosa fare, quindi perde tempo e non fa niente proprio perché ha paura di prendere la decisione sbagliata, no? Abbiamo detto che sono eterni indecisi. E sono anche quelle persone che con questo sovrappensare si creano come delle storie, delle favole parallele nella loro testa. Cioè, quando sono magari in compagnia e siccome hanno questo senso percettivo molto forte, magari due persone di fronte fanno una battuta e lui comincia subito a pensare stanno parlando male di me, chissà che cosa hanno da dire e si creano come una loro favola nella testa proprio, come una realtà alternativa che si creano, perché iniziano a pensare come a tutte le varie probabilità che potrebbero esserci. Se ha detto questo è perché pensa così, se invece ha detto cos'ha è perché qualcun altro deve avergli detto quella roba lì e si creano una loro fantasia, appunto una realtà alternativa, una realtà virtuale. E il problema qual è? Che poi, quando devono prendere determinate decisioni, non lo fanno basandosi sulla realtà, ma su questa realtà alternativa virtuale che loro si sono creati nella loro mente, nella loro testa. Cioè, sono le classiche persone che creano o comunque si lasciano coinvolgere dalle teorie di cospirazione. E sono persone anche che hanno tanto senso di colpa e questo gioca a favore del loro malpensare, di questo pensiero continuo. Diciamo che questo senso di colpa lo portano perché riescano a lavorarlo. Cioè il 7 ha un problema, un tema con i pregiudizi e l'esigenza materna. Quindi un numero 7 è venuto qui proprio a trascendere questa vibrazione. Cioè, avere un 7 in essenza ci dice che la mamma di questa persona può essere stata una mamma piena di pregiudizi, con molte pretese, magari anche giudicante, e ha riempito il figlio appunto di sensi di colpa perché non soddisfava le sue aspettative. Quindi il negativo si presenta come freddezza, presunzione, orgoglio e ostilità. Diciamo che un numero 7 quando è in negativo tende a isolarsi, tende a disconnettersi, cioè questa rientranza, questo senso interiore viene un po' amplificato appunto nell'isolamento. E non è solo una questione di corpo, ma è proprio la mia mente, quindi vola letteralmente altrove.
quindi vola in questa realtà alternativa. Ed è proprio quello che viene a fare il 7, cioè a rendersi conto che quella dove lui vola è una realtà alternativa, cioè deve venire a confrontarsi con la concretezza, con la realtà, con quello che sta vivendo e vedendo e da cui fugge in questa realtà alternativa, ok? Questo sovrapensare dà comunque origine a depressione, quindi un numero 7 può essere uno di quei numeri che cade in depressioni periodiche, proprio perché vivono in questo mondo immaginario, non si adattano alla realtà. Sono pessimisti, sono diffidenti quando vibrano in negativo, molto diffidenti direi. Se già non fanno entrare nessuno quando sono in positivo, figuratevi quando sono in negativo. Ed è il numero più diffidente direi. Inoltre il 7 negativo tendono ad avere proprio dei complessi, complesso di inferiorità. Vi dico, teoria di cospirazione, cioè gli parte come un loop nella testa dove tutti sono contro di loro, tutti ce l'hanno con loro, la vita, l'universo, i fratelli, gli amici, tutti. E una cosa interessante è che oltre appunto ad avere questi complessi, ad essere egoisti, a richiudersi come dei ricci, è che quando vibrano in negativo hanno una nevrosi per la pulizia e l'ordine. Interessante, questo è un dettaglio che vi può essere utile per identificare qualche 7 intorno a voi in ombra. Un altro lato negativo del 7 è che tende a lasciarsi coinvolgere, diciamo, da quello che appunto lo allontana dalla realtà, da quello che lo fa evadere e quindi tende alle dipendenze. Può essere anche una dipendenza al lavoro, per esempio, anche se poi le più comuni, alcol, droghe, farmaci, sono quelle, diciamo, più tentatrici, se vogliamo, per il numero 7. Tendono anche, siccome si incasinano un po' la vita, vibrano basso, tendono anche ad avere incidenti frequenti, cioè sono inclini alle malattie, soprattutto durante l'infanzia, quindi è un po' come se la attirassero. Diciamo che quando vibra in negativo un 7 tende a reprimersi, tende a sentire questo bisogno di libertà, ma è come se non riuscissero a lasciarsi andare, perché appunto trattengono e quindi iniziano ad avere questi atteggiamenti malsani o paranoici. Quindi fuggono dalla realtà, anche con la lettura o col telefonino, cioè è come se non volessero confrontarsi con la realtà, perché loro hanno un certo codice di condotta in testa e pretendono che gli altri si adattino a questo codice di comportamento. Loro hanno un codice di comportamento etico, leale, onesto e quindi è come se pretendesse che gli altri fossero allo stesso modo. Quindi quando è in negativo il 7 ha una falsa percezione di sé, della sua superiorità, della sua vita e soprattutto pensa di saperne più degli altri. Quindi c'è come una sorta di superbia, se vogliamo. Pensa di essere più intelligente, di sapere di più, appunto si sentono superiori agli altri. Diciamo che quando capita loro di avere un fallimento o di aver abbandonato un progetto, o magari si pentono di non aver provato a fare qualche cosa, tendono a vivere pieni di sensi di colpa e si frustrano proprio e si portano dietro questo senso di colpa per tutta la vita. Cioè continuano a pensare e rimuginare e si chiedono perché non l'ho fatto, perché non l'ho detto, perché non ho avanzato, perché non ho colto l'opportunità che mi avrebbe dato la sicurezza, la ricchezza. Insomma, è una loro caratteristica riempirsi di sensi di colpa, farsi mille pensieri, mille paranoie e questo però, lo stare tanto nella mente, li porta a far fatica ad esprimere i propri sentimenti, le proprie emozioni, le sensazioni interiori e quindi non riuscendo a trovare questa comunicazione con il mondo esterno a livello emotivo, si sentono meno, si sentono insufficienti, magari non si sentono amati o si sentono svalutati dagli altri o poco importanti e fanno fatica a liberarsi dalle relazioni o dalle responsabilità che non vogliono più, proprio perché si genera poi senso di colpa.
Quindi per il numero 7 quando è in negativo c'è proprio paura di fallire, di sbagliare, di prendere la decisione sbagliata, non corretta. Anche perché il più grande senso di colpa che hanno è proprio nei confronti della mamma, di non soddisfare le aspettative della mamma. È come se una parte di loro fosse quello che vogliono, mentre dall'altra parte c'è quello che gli hanno detto di fare. Quindi seguo me stesso e mi sento in colpa per le persone che tradisco, o seguo le persone che mi amano e mi dicono il percorso che devo fare e tradisco me stesso e quindi genero senso di colpa lo stesso. Quindi sarà sempre presente una sorta di dissonanza per il 7, però diciamo che devi imparare a non ascoltare le esigenze esterne, ma più che tutto quelle interne. È come se dovessero prendere consapevolezza che certe cose ormai sono alle spalle, bisogna lasciarsele alle spalle. Allora, per polarizzare un numero 7, che appunto è un numero mentale, un buon consiglio può essere il controllare il pensiero, cioè controllate quando e come pensate, a che cosa pensate. Non tanto in generale, ma in quanto a pensieri negativi, cioè quando vi sgridate, quando c'è il critico interiore che spinge, quando, non lo so, vi autopunite, quando vi state autosabotando, perché vi parlate così soprattutto? Quindi quando vi ritrovate a pensare a persone o a situazioni che causano preoccupazione, ansia, insomma, in questo momento bisogna come switchare il modo di formulare quei pensieri, perché così facendo, rimanendo lì intorno a dire come faccio, non so come risolvere e che cosa succederà, cioè sono pensieri che non producono, creano solo ansia, ma non creano niente di costruttivo, non creano soluzioni, non creano risoluzioni. È come se si trattasse di rifocalizzare l'attenzione sull'imparare, sull'apprendere, proprio in modo da espandere la mente. Abbiamo detto che quando il 7 impara, espande, amplia la sua conoscenza, quindi si sente più sicuro e automaticamente per il 7 si aprono delle opportunità, si aprono come delle porte che prima non si vedevano e diventa ancora più sicuro di sé. Quindi invece di, diciamo, passare il tempo a preoccuparsi, è meglio passare il tempo a imparare dalle cose che accadono, dalle situazioni che succedono. È come il mi mantengo impegnato nell'espandere il mio essere nella comprensione piuttosto che nel sovrappensiero, nella paralisi da analisi. Tenete presente che il 7 potrebbe avere anche un po' la sindrome dell'impostore, cioè pensano sempre di non sapere abbastanza per poter insegnare. Però in un mondo così vasto, ragazzi, nessuno sa mai abbastanza, cioè soprattutto le persone come un 7, che hanno sempre questa sete di sapere, questo sete di conoscere, non finirà mai di imparare, però il 7 è una di quelle persone che non si sente mai pronto, che ha bisogno di studiare di più, ancora quel corso, ancora quell'attestato, prima di mettersi in opera. E a quel punto lì per il 7 è proprio importante togliersi da questa analisi di pensiero e iniziare ad agire. Alcuni lavori ideali per il 7 potrebbero essere il consulente, in quanto è molto diplomatico, è intuitivo, osservatore, abbiamo detto anche un professore perché sa tanto e quindi sono persone che riescono bene nell'insegnamento. L'analista è quello che gli va meglio perché appunto ha come questa capacità di analisi. Potrebbe essere anche un occultista, proprio perché va verso le conoscenze superiori, le conoscenze sottili. Potrebbe anche essere qualcuno che lavora nella qualità perché è un ottimo osservatore, oppure comunque come libero professionista. Facendo un breve riassunto, abbiamo detto che i 7 in positivo sono persone leali, abbiamo detto che hanno una forte intuizione, sono alla ricerca del sapere, della verità, sono persone tendenzialmente solitarie, sto scrivendo malissimo ragazzi, perdonatemi, verità,
sono responsabili e sono persone diplomatiche. Mentre quando un 7 vibra in negativo, sono persone indecise, sono persone che hanno questo sovrappensiero, diciamo che passano come dei momenti di depressione anche per le teorie cospiratorie, abbiamo detto, diventano paranoici, vivono in una realtà alternativa. Si sconnettono, si isolano dal mondo esterno, si sconnettono da tutto e da tutti. Sono diffidenti, già lo sono di natura, quando sono in negativo tantissimo, e si sentono superiori agli altri. Come ho detto già anche negli altri video, ragazzi, potreste ritrovarvi in delle parti, diciamo, positive e in delle parti negative. È abbastanza normale, capita a tutti di vivere alle volte le zone di luce, alle volte le zone d'ombra del nostro numero, in essenza, o potreste anche rendervi conto che alcuni settori della vostra vita vibrano magari in positivo e altri settori vibrano in negativo. Fatecelo comunque sapere nei commenti qui sotto, mettete like se volete sostenere il canale, condividete il video o iscrivetevi. Io spero di avervi aiutato anche oggi a conoscervi meglio, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!